Ragazzi, buongiorno. Questa mattina ci vedete particolarmente felici perché fuori c'è questo meteo tutto celeste. Sono circa 2 mesi che aspettavamo un meteo del genere, è una rarità, forse perché colpo di coda di fine estate anche qua in Patagonia come succede da noi in Italia, ma adesso tour veloce dell'appartamento che ci ha ospitato per 4 giorni. Questa è la cocinera. Cocina y salone insieme, juntos. Come riscaldamento ci sono queste stufe elettriche, ne trovate una per ogni stanza. La cucina è fornita de todo, addirittura 2 forni, terrazzino privato con lavanderia e lavatrice, fondamentale per noi perché era circa 20 giorni che non lavavamo più le nostre cose. Infatti la felicità di oggi è dovuta sia al meteo fuori molto pseudo italiano, sia al fatto che abbiamo degli indumenti che profumano di bucato. Questa è la felicità di Sara. Prima caricavamo la moto e lei mi ha detto: certo che non mi riconosco più così profumata. Continuiamo il giro, disimpegno, camera matrimoniale con guardaroba e ulteriore stufetta per il riscaldamento, altra camera con 2 lettini, bagno piccolino, peccato per la vasca. Comunque quartiere nuovissimo, poi ve lo mostriamo da fuori anche perché avete il posto riservato nel caso specifico per la Tenerona e c'è anche un custode 24 ore su 24. Pia ci ha permesso di lasciare la casina tardi, adesso l'abbiamo sentita, l'abbiamo ringraziata, era strafelice che noi siamo stati bene nella sua casina per tutta la durata del nostro estadia. Ora ripartiamo, vi mostriamo l'esterno della casina, direzione Pujuapi. Oggi la tappa non sarà lunghissima, circa 3 ore e 30 di moto, ma soprattutto in teoria non avremo ripio. E non avremo bassissime temperature, che a me scaldano sempre il cuore. Abbiamo preso de todo? Sì, la Tenerona è già carica, abbiamo fatto una prima discesa per caricarla. Vamos! Check-in e check-out semplicissimo, fai da te. C'è questo box con il codice dove prendere la chiave all'arrivo e dove lasciarla quando andate via. Intanto che Sara lascia la chiave vi faccio vedere una cosa. I nostri vicini sono persone di altissimo rango. Guardate il tappeto fuori dalla porta. Sempre fiero di avere questi vicini. Sei fiero di questi vicini? Sì, tu sei più fiero di me, mettiamola così. Il condominio è nuovo, non ha l'ascensore purtroppo. Purtroppo, dipende dai punti di vista. Sapete che Sara ama fare le scale, ma ho detto purtroppo nell'eventualità qualcuno avesse bisogno dell'ascensore, qua non lo trovate. Questo è l'esterno, tutte casine nuove, colore nero, ma soprattutto una peculiarità in lamiera ondulata all'esterno. Sotto la lamiera c'è una sorta di coibentazione, ma la struttura, da quel che ho potuto capire, è totalmente in legno. Sicuramente fanno queste costruzioni per far fronte agli enormi terremoti che si possono verificare da queste parti. Abbiamo anche ipotizzato che questa struttura possa essere un po' più isolante per le abbondanti piogge che ci sono in questo territorio, e non solo, il colore nero magari perché trattiene di più la temperatura alta derivante dal sole. È solamente un'ipotesi, magari se qualcuno di voi ha delle spiegazioni un pochettino più dettagliate può scriverle nei commenti. Nel frattempo in sottofondo sentite il continuo abbaiare dei cani, che qua ne sono tantissimi. Tenerona là in fondo con il nostro posto riservato, ma soprattutto guardate il panorama intorno perché questa struttura si trova nella parte più alta di Coyhaique. La neve sulle cime, o meglio ghiacciai. Tenerona stracarica, noi come sempre solito trasloco, ma ora vediamo insieme se parte perché 4 notti qua abbiamo raggiunto temperature sotto lo 0. Ha sofferto un po', ma come sempre top. Oggi rimettiamo i guanti intermedi e il nuovo smotard firmato Davide Viga. Salutiamo la casina e salutiamo Pia e le ragazze della porteria. Sono solo donne a lavorare in questa portineria, diciamo così, porteria in spagnolo, che controllano l'accesso al quartiere e l'uscita. Una pianta sempre verde di Araucaria, bellissima.
Questa è la strada che percorrevamo tutti i giorni, circa 2 km e qualcosa all'andata e 2 km al ritorno, per arrivare su questa struttura qua, una sorta di centro commerciale dove all'interno c'è de todo. Questo qua è la prima vera città se si risale lungo la carretera australe. Andiamo a destra, così cambiamo strada, vediamo una via che non abbiamo percorso. Siamo al centro città. Qui in Sud America abbiamo incontrato, a partire dall'Uruguay, molte strutture con l'insegna centro oftalmologico. C'è un'attenzione particolare per la cura degli occhi, evidentemente, e l'entrata alla città di Coyhaique. Stiamo scendendo e le alture e le sue conifere, i suoi boschi riemergono. Sono dimenticati di fare l'altra carreggiata, cose che capitano, dai. Poi solo sto pezzettino qua, me lo chiedo continuamente perché lasciano solo dei pezzetti ogni tanto, e fateli, dai. Quella del 1991 del vulcano Hudson è stata l'eruzione più grande di tutto il XX secolo, ma non l'unica, perché il Cile è disseminato di vulcani, ne conta 95 attivi e pensiamo che la vetta più alta del Cile, il Nevado Tres Cruces Central di 6.629 metri, era un vulcano oggi inattivo. Qualcuno ha scritto sotto nei commenti: gran parte delle strade, perlomeno finora quelle percorse, non sono asfaltate in Cile ma sono cementate, come questa. Noi ci stiamo spostando verso la parte nord della regione, dove si trova un altro vulcano del sud del Cile, il Volcan Chaitén, la cui ultima eruzione risale al 2 maggio 2008 e che provocò l'intera evacuazione della città. Ripio. Neanche messo tanto bene perché ci sono delle buche profonde. Il vulcano Chaitén non veniva considerato tale fino a quell'eruzione. Infatti l'ultima sembrava essere avvenuta 9.000-10.000 anni fa, anche se poi studi postumi hanno dimostrato che nel XVII secolo ci fu comunque un'attività eruttiva. Le piante che iniziano ad assumere i colori autunnali. Bellissimo. E in fondo la distesa della città di Coyhaique, posizione bellissima, incastonata in una valle tra le montagne arrotondate. Coyhaique. L'ultima eruzione invece, per ordine di tempo, è quella del vulcano Villarrica, un po' più a nord di dove siamo, risalente al marzo 2015. Spettacolo poco prima del tunnel. Queste strade, accompagnate da questo clima e questo sole, conducono alla pace dei sensi, bisogna dirlo. Stavamo dicendo con Francesco che la natura delle rocce ci ricorda molto la parte sud della Cina, dove si trova Guilin e il parco nazionale Zhangjiajie. Quindi dal paese di Coyhaique, che a Francesco assomigliava molto ai paesi un po' più sperduti del Giappone, siamo passati in Cina, restando sempre in Cile.
Fantastica questa piccola frazione, andiamo a vedere. Bellissimo. We fly. Fermi per foto, volo con il drone. E Sara cosa ti dice? Ho fame, devo mangiare qualcosa. Sei un maiale, sei un maiale. Cioè, ditemi voi che volete partire con Francesco se eravate disposte a questo pane, il pane classico cileno, così rotondo, da solo. Bisogna risparmiare, bisogna risparmiare. Ripartiamo dalla pausa Ponte Panino. Vamos! Bellissima questa casa, sì. E bellissime le montagne che ha di fronte, completamente ricoperte di vegetazione. Il Rio Simpson che scorre placido, qualche rottame, tratto mattonato che ci riporterà alla strada principale. Inizio di zona urbana di Villa Los Torreones. Pratiche più verdi non si può e dei quali avevamo perso memoria a causa dell'aridità dei terreni soprattutto argentini e della Patagonia del Sud. Ogni tanto incontriamo delle casine in legno che sembrano finte, cioè sembrano preparate per la costruzione di un set cinematografico, invece sono vere. Ecco, questa per esempio. Strada bellissima, immersa nella naturalezza più profonda. Le cime delle Ande che filtrano tra le altre, in quel caso senza vegetazione, l'altitudine è maggiore. Stiamo per riprendere la Ruta 7, carretera Austral. Intorno il paesaggio è stupendo.
Questa giornata spettacolare non rientra nella nostra normalità, non siamo avvezzi a questo tipo di meteo, però ce lo prendiamo tutto quando capita. Siamo arrivati al primo paese, primo vero e proprio paese, se no agglomerati di case, piccoli villaggi, le casine del set cinematografico, l'erba sempre da tagliare, distributore di benzina assente finora. Eccolo qua, ci siamo. Perro immancabile. Dove ci sono bar e persone ci sono perros. Hola. Bueno, un attimo di riposo. Dopo 2 mocaccini mediani, quindi medi, e 2 muffin caldi con frutti di bosco all'interno, si va. Rain keeps on falling, but I can't feel it crawling down my skin. Numb to the world outside, I let the water fill me from within. You used to walk beside me, I used to be another man. A me il paesaggio di oggi riempie gli occhi. Vuoi il cielo? Sembra che stiamo facendo una lunga passeggiata, è meraviglioso. Neanche quando da bambine sistemavamo la carta del presepe dietro veniva così bene, eppure era fatta manualmente. Niente da dire, la natura è superiore ad ogni cosa. I wish I could have been a better friend to you, but what more could I do? Lit up the sky tonight, let's set the world alight. Fill up this desperate shore, oh with your warming glow. I'm at my autumn low, oh won't you take me home tonight? Break me or let me win, don't care, just let me in. Oh this just tears me up, won't you just fill my cup? I'm at my autumn low, baby just take me home tonight. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Lit up the sky tonight, let's set the world alight. Fill up this desperate shore, oh with your warming glow. I'm at my autumn low, oh won't you take me home tonight? Break me or let me win, don't care, just let me in. Oh this just tears me up, won't you just fill my cup? I'm at my autumn low, baby just take me home tonight. I chilometri scorrono in fretta perché la strada è talmente bella da invitarci a continuare, a salire. Seguimos! I'm at my autumn low, baby just take me home tonight. Baby just take me home tonight. È la città dei bambini, girano a piedi solo bambini. Hanno questa abitudine di mantenere sempre gli autobus vecchi e di trasformarli in locali, in piccoli ristoranti. È un po' come dalle nostre parti, se qualcuno è delle nostre parti che ci sta guardando. Non so se vi ricordate a Porto Recanati quando c'erano parcheggiati 2 piccoli aerei adibiti a ristoranti. La stessa cosa. Piccolo tratto contromano per ottenere l'inquadratura, tanto come dice Francesco no pasa nada, anzi no pasa nadie. Viaducto Piedra El Gato. Inizia proprio a questa altezza il Parque Nacional Queulat, la cui estensione ci accompagnerà fino a Puyuhuapi. Cascata ai lati della strada.
Salto al Condor. Sì, famoso, dice Fra. È proprio il Parque Nacional Queulat che cercheremo di andare a scoprire se ce la faremo con un trekking, istituito nel 1963. Dicono sia estremamente bello ma anche selvaggio, per questo nonostante i tanti anni dall'apertura rimane ancora un paesaggio abbastanza incontaminato e poco esplorato, anche perché cade molta pioggia durante l'anno. Ripida. Il Pandoro rivestito, dice Fra. Nonostante la bellissima giornata, l'aria è davvero tagliente. Appena si apre la visiera, si ha proprio un quasi dolore alla fronte. Ci siamo avvicinati alla neve, per questo la temperatura è scesa di almeno 7 gradi. Siamo cioè saliti di quota. Qua dicono fin pavimento 300 metri. Ci aveva avvertiti Davide Biga che c'era un pezzettino di ripio all'altezza del Queulat. Anche bruttino. Mentre facciamo il ripio vi mostro il ghiacciaio sulla nostra sinistra e appena curviamo. Eccolo qua, è vicinissimo ragazzi. Le piante che secondo me sono carnivore, sto scherzando, però sono talmente grandi che danno quell'idea. Siamo coperti dalla vegetazione e completamente all'ombra. Sembra che il sole ci batta poco perché siamo incuneati proprio all'interno delle montagne. Nelle curve ci sono i massi un po' più grandi, quindi bisogna fare attenzione. Eccolo davanti a noi, ghiacciaio imponente, a tratti azzurro, significa che è molto compatto, cioè la luce non filtra, impiega molto tempo per filtrare, quindi il colore si fa azzurro. Siamo in mezzo a una stradina sterrata, selvaggia della giungla e stiamo scendendo di quota. Eravamo in realtà molto alti, per questo la temperatura era scesa abbastanza. Guardate che belle curve a gomito sul navigatore. Qua le pietre sono un po' più importanti. Ok, che qua non è il massimo. Ok, che spettacolo però in cima. Sono tutti tornanti. Qui non è bello per niente. Ok, questa farla in salita sarebbe stato anche peggio. Andiamo giù di prima barra seconda con il freno motore senza toccare i freni e si va tranquilli. Ok, guardate la strada sul navigatore, tutte curve a gomito praticamente ci aspettano. Fare questa strada con la pioggia sarebbe stata una bellissima avventura. Una moto da 530 kg sarebbe stata ancora più bella. Con la massima onestà intellettuale vi dico che sono contento di farla con il bel tempo. Comunque il ripio peggiora sempre a ridosso del tornante. Ok, eccola, qui si vede bene la strada sul navigatore. Ok, altro tornantino. Comunque dal navigatore vedo che i peggiori li abbiamo fatti.
quando guardi le auto, soprattutto quei pick-up che spesso e volentieri sono ammaccati, questa cosa non è che ti tranquillizza più di tanto. Altro tornante. Altro pick up bellissimo, Ford Raptor, tra i pick up più belli mai prodotti, vero Tonio? Dai, sono rimasti 1, 2, 3, 4, 5 tornanti. Altro ghiacciaio da questa parte. Siamo quasi a 15 km di ripio, speriamo di non averne ancora per molto. Mi conforta pensare, però lo dico piano perché adesso mi arriveranno anche insulti da casa, mi conforta pensare che può essere una delle ultime strade sterrate che facciamo risalendo la carretera australe. Ci sono situazioni in cui è impossibile evitare le buche perché ne sono talmente tante ravvicinate, però qua è molto molto meglio. Non vedo più una mazza, guardate qua, quasi un terreno lunare dalle buche. Stiamo costeggiando il fiordo Keulat. Inizia il paesaggio costellato di fiordi. Oddio, qui è franata proprio la strada. Ripio finito! Siamo arrivati al mirador del canale di Puyuhuapi. Guardate che spettacolo di qua. No, non è male per niente. Puyuhuapi, ci siamo quasi. Cittadina fondata intorno al 1935 grazie a 4 immigrati tedeschi che si ispirarono a delle storie di un loro concittadino geografo che scriveva proprio della Patagonia, Ernst Steffen, mi pare che si chiama così. Località famosissima per le sue lussuose terme, quindi se potete veniteci proprio per questo motivo. Noi non possiamo, quindi non faremo terme. Siamo arrivati all'estremità nord del fiordo, lo abbiamo risalito tutto e quella laggiù è Puyuhuapi. Posizione bellissima, estremamente suggestiva.
Qui c'è un bellissimo ristorante, anche qui c'è un ristorante molto carino. Alla fine della curva qua bisogna andare a destra. Io ricordo la casa. Ci siamo. Hola. Moto parcheggiata di fianco alla nostra capanna. Vediamo se Sara è pronta. Sì, però non si può entrare con le scarpe nella cabagna. No, non si può. Please remove your shoes. Quindi mi vedete con dei infraditi. Ora usciamo senza cambiarci, senza docciarci, perché il titolare della struttura ci ha detto che i supermercati chiudono alle 8, ma anche i ristoranti verso le 8, 8:30. Andiamo a vedere perché sono le 7:45. Tu vieni con l'infradito e i calzini? Poi con calma vi mostreremo anche la struttura, vi diremo quanto l'abbiamo pagata, perché abbiamo fatto una trattativa prima di venire qua. Comunque il titolare è uno svizzero, e è uno svizzero nel vero senso della parola, di nome e di fatto. Poi come sempre telo la moto, la gomma è praticamente finita. Ci ha detto che possiamo uscire anche da qua. Serra, inutile dire paesino super tranquillo, ma d'altronde parliamo di circa 450 abitanti, con noi due 452. Sì, è molto molto tranquillo, anche la posizione, cioè raggiungerlo non è così semplice. Il proprietario di origini svizzere ha detto che comunque questa zona è molto simile alla Svizzera, ed è vero, siamo su un fiordo ma sembrerebbero le rive di un lago, c'è solo una netta differenza, il clima simile, ma qui giuvia mucho, qui piove molto di più. 5 metri di pioggia all'anno. Comunque questa è la via principale, là in fondo c'è il fiordo. Appena usciti dal ristorante. Mamma mia! Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Come hai mangiato? Abbiamo mangiato benissimo, abbiamo mangiato, l'avete visto, salmone con salsa di limone e mantequilla, cioè burro, verdure scottate, semplicissima ma buonissima, davvero. I prezzi non molto alti, leggermente più bassi dell'Italia. Spesa per la cena 38 euro in due. Ora però, come sempre, ci vedete belli cotti. Torniamo alla cabana, che domani mattina sveglia, si va al supermercato per acquistare tutto quello che ci serve per restare 5 notti qua. Tenemos que trabajar, quindi si sta fermi, si lavora in casina. Andiamo ad accendere la stufa a legna. Paese, per quel poco che abbiamo visto, carinissimo. Poi come sempre ve lo mostreremo con calma. Sono le 9:20 di sera, neanche le 9:30, i locali stanno tutti chiudendo, c'è lui e ci siamo noi. Eccolo là. Addirittura in mezzo alla strada. Che passa? Che passa? Mamma mia, perché così buoni? Quanto sei carino, che passa? Anche lui. Con me vieni a casa nostra. Da Coyhaique siamo tornati ai paesini della vera carretera australe. Bene Coyhaique perché c'è di tutto, ma bene anche questi paesini perché c'è una tranquillità allucinante. A noi questa cosa piace tantissimo. Sembra un po' tornare indietro nel tempo e allo stesso tempo sembra, scusate il gioco di parole, una vita parallela rispetto a quella che conduciamo normalmente in Italia. Può essere inquietante perché si cambia molto e si è un po' fuori dal mondo, però allo stesso tempo è come tornare all'essenza dell'esistenza. Con questa massima vi salutiamo. Ciao ragazzi! Say what you gotta say.
Take it to the big sea.